Belize. Lontano dai turisti, dai siti archeologici, dalle isole paradisiache e dalla vivace vita notturna, ho esplorato una realtà opposta a quella che ci si immagina quando si pensa a questo paese. Belize City, una città con uno dei tassi di omicidi pro capite più alti al mondo, controllata da gang dove la vita dei civili, donne, bambini e gli stessi gangsters hanno lo stesso valore. Armi, droga e denaro sporco, Belize City è un punto di transito facile per i contrabbandieri, polo che collega il Sud America al Nord America, dove il 40% della cocaina consumata negli Stati Uniti passa dalle coste incontrollate di questo paese. La città si divide in due parti, la parte a nord e quella a sud. Quest'ultima è considerata la più pericolosa, dove risiedono i membri delle gang più influenti. George Street è la linea di confine che divide le due fazioni criminali più importanti, rendendo questa piccola città un campo di battaglia che sembra non avere mai tregua. A differenza dei cartelli messicani, qui non vivono in ricchezza, anzi, la maggior parte dei loro membri vive sotto la soglia di povertà, un fattore che rende la competizione tra loro feroce oltre ogni limite. Play around who? Not run a fuck, bitch. Hurry, hurry! Big! Allora, sono nella parte a sud, quella considerata la più pericolosa, la più calda. Quindi ci sono un sacco di mendicanti, pieno. Se ti piacciono i miei contenuti, ricordati di seguire il mio canale e attivare la campanella per sapere ogni volta che carico un nuovo video. Il Belize è il paese meno popolato dell'America centrale, un'ex colonia britannica dove oggi l'inglese è la lingua ufficiale. La corruzione delle forze dell'ordine e del governo rende difficile combattere efficacemente il crimine e il traffico di droga. Belize Borough, How much? 175. Okay, it's okay. Thank you. You need it open? Please, thank you. How is Belize City? Well, Belize is good from my perspective, but you know, what I mean good with well, all over the world you have the downs and you have the ups. You know, you got the good, you got the bad. You know, everything blending in. You know, the little fights and wars and gangbangs and anything there. You know, Yes. you know, separate themselves and you know, trying to cause war among themselves. This shop have been here for a long while, like in the 60s. From the 60s or 60s, the Belize City has changed a lot. Oh yeah, it changed a lot. Back in the days when I was coming up in the 70s, you never used to have these bars. Okay. You used to have the loan counter. This is for safety. Yeah, that's when they picked up for safety. Because Ah. in my days when I coming up, they never used to have none of these bars. It Okay. just was the counter itself, you Yeah. know. This and that, but right now, you know, everything get uptight. People have to secure their belongings, secure themselves, secure their shops, secure their property, like everything. See? So right now, people they live behind bars, people they live in a fair. So people now are night catching up on the street, you know. So they come out in the day for doing what they need to do, and after that, they go home because they now want night Okay. catching up on the street and they believe that it is dangerous. You know, 'cause a lot of things is happening at night. At You night, know? it's not Yeah. really safe. Yeah. It's Day not- and night, but more things happen more at night. Okay. So people choose to like get in the house. And it could be a little better if
they crack down on the crime and the punishment is more stiffer and harsh. But Yeah. you know, some people fear for that because they don't want to be a victim and you know. They do Yes. that. One big spike. One big spike, grassbacker. Thank you so much, Alright, man. bro. Thank you. Yeah. Decido di addentrarmi nella vicina periferia della città dove posso trovare più abitazioni. Sono alla ricerca di qualche testimonianza diretta di qualcuno che fa parte di una gang o che ne conosca qualcosa in più. Il Belize è un paese con uno dei più alti indici di povertà al mondo. Negli anni 70 la capitale fu spostata da Belize City a Belmopan, nell'entroterra, a causa del fatto che la città ogni anno viene in parte rasa al suolo durante la stagione degli uragani. Questo è uno dei fattori per cui ancora oggi gli abitanti vivono un ciclo di povertà continua. Momenti di terrore ogni volta che mi si avvicina una macchina in moto. Killing? That's a gangbang right now. Can I film? Finalmente riesco a trovare qualcuno di molto interessante. How many you born here? Yeah, I born here. Born here, then gone to America, come back. You went to USA? The States, California. When California. I come back. I've been back for what? For 20 years now. And I deportee. You've been deported? Yeah, from California. Why? If I can ask. Gang again. Again. Gangster. But I went to America through the back. No papers. And they send me home because I have no papers. Yeah. Thankfully, they say attempted murder. And they send me home. Okay. Out of send me home, they gave me 4 years. And I did 2 years. And I come. That's it, no mas. No mas. Negli anni 90, quando gli Stati Uniti vivevano un'enorme crescita della violenza legata alle gang, il governo americano decise di deportare in massa tutti gli immigrati senza documenti coinvolti nei gruppi criminali. Più di 1 migliaio di beliziani furono riportati in Belize, molti dei quali lasciati liberi come cani randagi. Because right now a lot of killing happen and people is not fucking nice. I don't know, sometimes they just go crazy, go wild. Every country go wild sometimes out of control because of the politicians and politics. Okay. Good today and it's bad tomorrow, you know, just like that. No days is all good. A lot of killings. A lot of that right now. Last with this month, ooh, yeah. Problem right now is right now with the gangbangers. For what? Like colors, Colors? gangbangers. It's like the 18th street thing. Like different parallels like California gangbangers, like that the problem in LA. Shut up here. It's like that right now. That's gonna see who they're looking for. If they're looking for you and they don't see you, they go take it out of me. Oh, okay. I got it. You get it? Yes. It's red and it's blue. Blue. Color right now. Bloods. Bloods and Crips. Crips. That is the problem, man. Colors è un film uscito a fine anni 80, racconta la nascita delle gang Bloods and Crips, le più sanguinarie di Los Angeles. Questo film ha contribuito a diffondere e romanticizzare l'immagine delle gangs, influenzando ulteriormente i giovani beliziani e ponendo alcune delle basi per i simboli, i colori, i codici di comportamento e la struttura organizzativa di ogni fazione odierna. I deportati portarono con sé in Belize la cultura delle gang, instaurando per la prima volta un ciclo di violenza che non si è mai spezzato. No, I'm looking for a job right now. That's the biggest problem, man. You can't get any job
job out here, you can't keep a job for too long. Oh yeah, why? Money problem. The tourists they bring in the money, but the government they hide the money Yeah. only for them. You can't think about somebody else. You gotta think about yourself. Yes. Yes. Yeah, because I give you next one and want to, and then what will I have next? Nothing. Then if you don't want to give them, they go shoot your ass, kill you. You Yes. understand? If you say no, bye. Yeah, go find it and fuck. So you gotta be careful to yourself what in the street. Here. Yeah. Yeah, there's a lot of problems right now. Yeah. See, I'm sitting here, but I'm looking here. Yeah. Good. Thank you so much for. My time and your time. Thank you so much. Take care, right? Just hand yourself and tell us stay focused. Thank you. Everybody could talk to you like this, sometimes you're like, get the fuck away sometimes. So, Sometimes. yeah. Thank you so much. Ieri sera mi hanno detto che non devo assolutamente vestirmi o di blu o di rosso per appunto non far capire che magari sei di una fazione piuttosto che dell'altra e di conseguenza non farti uccidere per nulla perché si ammazzano veramente per niente. Spero che sappiano la differenza di rosso e bordeaux. Spero tanto. Il Belize è un chiaro esempio di come l'assenza di un governo possa spingere i giovani a scegliere la strada più facile per poter sopravvivere. La mancanza di possibilità economiche e di giustizia alimenta il risentimento e l'odio, perpetuando un ciclo incessante di violenza. Le gang offrono un senso di appartenenza e identità a coloro che si sentono esclusi e marginalizzati dalla società, diventando così un rifugio per chi disperatamente cerca un riconoscimento e un posto nel mondo. Tutto ciò è terribilmente sbagliato. I was wondering, is it safe? No, No? not right now. There's nothing out there. Everywhere is closed. Ah, ok. It's not safe to be out there right now. No? No. But what can happen? It's not safe. It's they could rob you. Ah, rap. They Okay. could rob you, or What is? yeah. Ah, the Mhm. Shot? There are too much dangerous people out there right now. okay. Because right now everywhere is closed. Nothing is open out there. They have guns. Hmm? Guns? Yeah. Yes. Mhm. Beh, per una volta ascolteremo i consigli. Devo stare rinchiuso in camera tutta la notte. Cioè sono le 6 di sera. Non posso più uscire.